27 maggio 12. Eletti, amici, fissate il vostro sguardo al cielo e guardate, con gli occhi del cuore, la sua fulgida luce. Il premio, che ho preparato agli amici del cuore, a coloro che mi restano fedeli, fra tanta ribellione, è la felicità sconfinata del paradiso in cielo, ma anche con un anticipo in terra. Sposa amata, gli uomini del terzo millennio volgono poco lo sguardo al cielo, mentre lo tengono fisso, fisso sulle cose della terra, come se mai dovessero lasciarla. Ecco perché vedi intorno a te, spesso, volti cupi, tristi, tormentati. Mi dici dolce amore, ho ben compreso che l'uomo dovrebbe pensare al cielo giorno e notte, notte e giorno per prepararsi a raggiungerlo presto. Se, infatti, il pensiero è fisso lì, la preparazione è accurata ed attenta. Penso a quando uno deve sostenere un esame importante, penso a quanto si impegna per superarlo a pieni voti, non lascia il pensiero. Sposa cara, se gli uomini si impegnassero molto per il cielo, tutto cambierebbe intorno e la pace già sarebbe sulla terra, ma questo non accade, gli uomini non pensano al cielo e quelli del terzo millennio meno ancora che nel passato. Sposa cara, il mio cuore è colmo di dolore, per i peccati degli uomini, che non vogliono cambiare e nel tempo ultimo mostrano tutta la loro debolezza. Mi dici dolce amore, i tuoi profeti già tutto hanno preannunciato, questi tempi li hanno annunciati con le parole perché il mondo si preparasse e non giungesse, senza capire. Tutto è preannunciato, dolce amore, ogni uomo dovrebbe prepararsi in tempo per non essere sorpreso e giungere, senza preparazione alcuna, ad un momento storico speciale. Sposa amata, se gli uomini avessero capito, se si fossero preoccupati in tempo, la pace sarebbe già in ogni angolo della terra, ma gli uomini non hanno voluto capire e le sofferenze sono cresciute. Mi dici dolce amore, vedo crescere intorno le ingiustizie, vedo cadere molti innocenti. Trema il mio cuore e t'implora perché venga presto il tempo di pace, promesso dal tuo cuore generoso. Sposa cara, pensa al mio pianto su Gerusalemme, pensa alle mie parole su di essa. Pensa a questo. Mi dici penso sempre a quello che dicesti su Gerusalemme e trema il cuore nel vedere che la situazione di allora si ripete anche ai giorni attuali. Vedo tutta la terra in ribellione e ti supplico, dolce amore, manda il tuo spirito, sublimissimo, a rinnovare menti e cuori. Sia questo il dono per gli uomini del terzo millennio. Sposa amata, grave fu la ribellione di Gerusalemme, ma più grave ancora è quella presente sulla terra. Non tremi, tuttavia, il tuo cuore, stretto al mio. La pace verrà, ma per coloro che l'hanno desiderata e preparata. La terra sarà in esultanza, ma per coloro che hanno confidato in me, Gesù. Se una pianta sta in piena luce vive e vegeta bene, ma, se sta nel buio, langue e muore, miseramente. Io, sono luce, via e verità, chi viene a me sarà nella luce, percorrerà la mia strada e conoscerà la verità. Ognuno faccia la sua scelta, può avere tutto, può perdere ogni cosa. Mi dici dolce amore, con le tue grazie ognuno faccia le sue scelte e sia felice. Scenda sulla terra la tua rugiada vivificatrice, scenda e la rinnovi. Sposa amata, sia felice il tuo cuore, perché voglio compiere per chi mi ama meraviglie. Godi le delizie del mio amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, Dio, nel suo immenso amore, vuole dare la pace e la gioia, ma voi volete veramente questi doni? Piccoli miei, voi potete averli oppure rinunciare ad essi, se respingete l'amore di Dio. Figli cari, potete avere tanta luce, potete percorrere la via luminosa, potete avere la vera vita. Queste sono le possibilità che avete. Figli amati, ogni uomo può essere felice, se vuole, può avere luce e pace, se vuole. Figli amati, tutti conoscete le condizioni. Seguitele. Vedo con dolore, che sono molti coloro che preferiscono le tenebre alla fulgida luce di Gesù e non vogliono percorrere la via luminosa, che porta al paradiso. Figli amati, se anche avete molto peccato, potete salvarvi, se vi pentite, sinceramente. Non indugiate, non rimandate a domani ciò che potete fare oggi, supplicate, umilmente, il perdono dei peccati, presentatevi ad un ministro di Dio, in grande umiltà, e supplicate il perdono.
Figli del mondo, sono con voi da tempo per aiutarvi a percorrere la via del cielo. Figli del mondo, la vita sulla terra dura un solo istante, poi c'è l'eternità, pensate all'eternità e preparatevi ad essa. Mi dice la piccola mia figlia madre cara, dolce Giglio, che dai fragranza al cielo e alla terra, preparaci all'incontro con tuo figlio, presentaci tu a lui ed intercedi, madre amata, per ogni tuo figlio. Piccoli cari, voi fate bene la vostra parte, io farò la mia. Insieme, cuore con cuore, adoriamo Gesù. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.